Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi iniziamo il video con un problemino. Intanto vi mostro la Tenerona bella coperta e vi dico che ci troviamo a Salta, nel nord dell'Argentina, vicino alla Bolivia. Questa terrazza è il nostro appartamentino. Siamo qua fermi da circa 10 giorni e colgo l'occasione perché Salta è una città di circa 500.000 abitanti con dei meccanici un po' più, tra virgolette, moderni rispetto al resto dell'Argentina. Quindi colgo l'occasione per cercare di risolvere il problemino di cui vi parlavo all'inizio del video. Ma prima togliamo il telo. Ecco la Tenerona in tutto il suo splendore. Ma torniamo alle cose serie e vi mostro il primo problema dopo 6 mesi dalla partenza. Con la moto accesa non funziona più il faro anteriore, ok il faro posteriore, ok le frecce anteriori e ok le frecce posteriori. I fari supplementari funzionano. Se vi ricordate, nel video del tagliando ho cambiato anche le lampade, quindi le lampade sono ok. Ho controllato anche il fusibile relativo ai fari che si trova sotto la fiancatina destra, ma anche il fusibile è ok. Questa moto ha avuto un richiamo inerente il cavo del faro, sostituito nel 2012-2013 in garanzia, però ho letto nei vari forum che ci potrebbe essere un problema di surriscaldamento inerente il connettore del cavo stesso. Quindi colgo l'occasione per andare a trovare un meccanico molto bravo che lavora qua a Salta, amico di un amico in comune, anche perché i problemi non sarebbero uno ma bensì 3. Il secondo problema è che la manopola del gas gira a vuoto. Se vi ricordate, nel video del tagliando avevo fatto manutenzione proprio alla manopola dell'acceleratore, ma non avevo messo il mastice tra la manopola e l'acceleratore stesso perché non l'avevo trovato. Quindi quale occasione migliore se non quella di andare a trovare il nostro bravissimo meccanico Luis presente qua a Salta. Anche perché sempre nel video del tagliando avete visto che non ho cambiato l'olio del cardano. In casa Yamaha consigliano di cambiare l'olio del cardano ogni 20.000 km, ma io nei tagliandi scorsi ogni volta che cambiavo l'olio del motore cambiavo anche l'olio del cardano. In questo caso non l'ho cambiato per un semplice motivo: nel cardano della Super Tenere ci vanno solo 200 ml di olio, classico olio 80-90 per trasmissioni, quindi non volevo acquistare un litro d'olio per poi utilizzarne solo 200 grammi. Ora andiamo a vedere se sarà pronta e poi tutti insieme diretti all'officina di Luis. Tenerona, stai tranquilla che pian pianino ti rimettiamo in sesto. La manutenzione, ragazzi, è fondamentale. Purtroppo qua non abbiamo la stessa assistenza che abbiamo in Europa, ma come sempre cerchiamo di fare del nostro meglio. Anche perché poi le nostre moto in qualche maniera ci ripagheranno. Perlomeno mi piace pensarla un po' così. Sta arrivando anche l'assistente perché la Tenerona deve essere sempre controllata insieme a Sara. Claro, ragazzi, è un caldo quasi infernale. C'è una cappa sopra Salta, anche se il cielo è tutto terso. Sì, ma quanti gradi ci sono? Se no loro non capiscono da casa. Quanti gradi ci sono? 26, 27. Siamo in pieno inverno però. Ma ho controllato le previsioni, qua la temperatura è molto altalenante, domani scenderemo già a 15 gradi perché dopo 2 mesi finalmente ha messo pioggia. Dico finalmente perché qua in Argentina stanno vivendo un periodo di siccità quasi pericoloso. Vamos. Vamos a encontrar Luis, è l'amico di Beppe e Vania che approfittiamo per salutare. Qua dobbiamo andare alla derecha. Luis si trova a circa 3 km dalla nostra abitazione. Ora sono le 5:45 di sera. Come potete vedere qua a Salta c'è un po' di traffico. Il traffico, come dice Fra, è quello del pomeriggio, di metà pomeriggio, anche se non siamo perfettamente sicuri che si tratti del traffico di rientro. È quasi un traffico di andata, cioè di quando tante attività riprendono dopo l'orario, insomma, della siesta. Molti negozi, compresi i supermercati, aprono molto tardi. Comunque, come potete vedere anche dal navigatore, qua in Sud America è facilissimo trovare le destinazioni perché tutto è diviso in quadre. Infatti noi dobbiamo andare sempre dritti, poi a sinistra e sempre dritti fino a qua. La manopola del gas non è che slitti sempre, dipende molto dal fatto se la temperatura si abbassa, se la moto rimane sotto al sole, perché appunto con il variare della temperatura la manopola esterna fa meno presa, meno attrito con l'acceleratore stesso. In questo momento va abbastanza bene, però se forzo un po' già sento che slitta. Hola!
Il solito approccio gioioso degli argentini. Mi vedete senza guanti perché dobbiamo fare 3 km veramente, solo che non andrebbe fatto. Non mi copiate, in questo momento non sono sicuramente un buon esempio. In teoria 300 metri siamo quasi arrivati. Ecco, queste costruzioni con il cemento armato a vista io le ricordo quando ero bambina, quindi metà anni 80. 150. In teoria prima dell'altra quadra sulla sinistra. Guardate il dettaglio dei cavi elettrici, però hanno la caratteristica di avere il conto alla rovescia sul semaforo per indicarvi quando sta per scattare o il verde o il rosso. Devo andare di qua. In teoria dovrebbe essere qua. Sì, Dottor Bikes di Betz. Noi entriamo come se stessimo a casa nostra. Ci proviamo, dai. Sono lui, salute a tutti. Di origini italiane. Mio papà. Il padre. Mi nonno. Sì. L'abuelo e il papà è di origini friulane. Friulano, sì. Bene. Así che tutto bene, benvenuto. Grazie. Hola, piacere. Sara. Mucho gusto. Grazie. Parli un po' italiano? No, Poco. più o meno, sì, piccolo. Sí, poquito. pero podemos hablar español. Sí, está no, bien. vos hablas mucho mejor español que yo italiano. Hablamos un poquito spagnolo, un poquito No, italiano. nos entendemos, sí. After Market. Perdón, ¿en qué momento dejó de funcionar? ¿Con la caída? No, después. después. De repente, senza luce. Senza luce. Esto está bonito. Esto está bonito. Sí. Sí, está bien. Pasa para allá. Hasta acá está todo bien. Pero viene bien. Sí. Acá viene bien, hay que ver más adentro. Porque hasta acá Está bien. Está bien. Problema trovato, alla fine era questo connettore che fa contatto, infatti se lo muoviamo si accende la luce. Ecco, il problema è ecco. Quindi il problema del faro risolto, lascio la moto anche perché gli ho fatto vedere che avevo un altro piccolo problemino sul paracardano. Penso che Luis riuscirà a risolverlo, poi ve lo faccio vedere nel dettaglio. Quindi Tenerona questa sera rimarrà in officina e torneremo a prenderla o a mañana o a mañana de mañana. Mi padre sería loco aquí, porque mi padre es un mecánico. Ah, Pero... aquí facciamo il asado. Facciamo Qui- il... Qui se hace asado. Una sabbiatrice questa. Come si dice in spagnolo questa? Arenadora. In italiano sabbiatrice. Sabiatrice, Quanto claro, sono? sabia, Che sabia. arena, punta arenas, punta Arena, claro. sabbiosa, Arena- punta sabbia, arenadora. Sì, sì, sì. Arena e sabbia. Tiene una sabbia fine o... Sabia fina. Fina. Fina, sì, sì, sì. Questa gomma è nuova? No. Madonna! Tiene miedo. Tenían miedo de otro perro. Avevano paura dell'altro cane più más grande. Mamma mia, siete cattivi. Ora passeggiatona verso casa, ci togliamo la tuta da moto e andiamo a fare la spesa. Poi domani a mañana con calma torniamo a Luis e vi spiego tutto. Se ci fosse stato mio padre sarebbe stato strafelice oggi, perché l'officina di Luis era molto simile alla sua officina, adibita però a mezzi agricoli, a macchine anni 80, anni 90, però sarebbe impazzito là dentro. Lo saluto.
traffico pazzesco, guardate che auto. Eccoci tornati, Luis ci ha chiamato, la Tenerona è pronta, quindi 3,2 km a piedi, casco in mano e vamos a riprendere la moto. Nel frattempo vi facciamo vedere la cattedrale di Salta, di fronte alla piazza. Ora sosta veloce al classico Carrefour per il cambio dei soldi, o meglio per ritirare i soldi che abbiamo appena depositato. Eccolo qua sulla derecha. Poi dobbiamo fare un video dettagliato sull'economia argentina perché è veramente pazzesca. Soldi ritirati, non c'era praticamente nessuno alla Western Union. Comunque Salta abbiamo iniziato a conoscerla bene. Dopo circa 10 giorni che soggiorniamo qua, a quest'ora è veramente pazzesca. Sono 500.000 abitanti, ma penso che si riversano tutti in strada proprio a quest'ora. Siamo quasi arrivati, dovrebbe essere in fondo a sinistra. E la Tenerona dovrebbe trovarsi in fondo a questa quadra. Sei pronta a riprenderla? Sono pronta, abbiamo fatto un po' tardi, scusa Luis. Eccoci arrivati, vedo la moto del fratello di Luis, cioè di Daniel, questa qua, e questa è la Tenerona. La Tenerona è tornata con tutte le carene. Hola, saludos a todos desde Salta, Argentina. Así que bueno, esperando a todos los italianos que vengan a conocer el norte. Quindi ricordatevi quando passate da queste parti, importantissimo perché ve lo straconsigliamo, l'officina di Luis e Daniel di Bez. Però come dico sempre, prima bisogna testarla la moto, prima di parlare bene, poi una volta testata ne parleremo bene. No entendí nada. Bueno, un abrazo para todos, para Beppe y para toda la tanada. Ma la moto è perfetta? Perfecta, ottima condizione. Io intanto vi faccio fare un giro dell'officina. Guardate, c'è anche una Ducati, c'è un BMW, c'è una Royal Enfield. Questa è una CBR 1100 XX. Questa moto l'aveva un mio amico a tantissimi cavalli, tanti per il suo periodo. Questa è la prima macchina di serie in superare los 300 km por hora. Ma ora andiamo ad accendere la Tenerona. Perfetto. Ah, e ora llega. La vecchia moto di connessione. Questa è una moto da collezione e ha i miei stessi anni, 1978, 45 anni. 45 años. Sí, como el dueño. Come tieni? Yo soy más viejo todavía. Ma è nuova? No, está buena, está bien cuidada. Questo motore non tiene problema. Sí tiene, ¿Tiene? sí. ¿Qué problema tiene? Poca electrónica. Sí, pero bueno, mucho mecánica. Ahora los motores son más simples, que han ido optimizando cadenas, tensores, priorizando el peso y el tamaño del motor. Tiene una catena di distribuzione o... 3, ahora tiene una. Scusate l'ignoranza, questa moto ha 3 catene per la distribuzione. Y ahora en las motos nuevas solo una. Quanti cavalli tiene? ¿Cuántos cavalli? 62. Para la época eran motos revolucionarias, sí. Doble disco, la típica moto de Mad Max. Se calentaron los cables de luces. Recién a los 45 años tuvo el problema que esta tiene a 10 a anni. 10 anni. Questa Kawasaki ha lo stesso problema della Super Teneré perché si surriscalda, no? Il cavo, Si però riscalda la il differenza è che questa ha 45 anni e la nostra moto ce n'ha 10. È una bella Claro, differenza. sí. Facciamo una domanda a Luis. Qual è la mejor moto? El marca Honda, sí. El modello, come si dice? Modello? Y el modelo puede ser en Africa Twin, puede ser en CBR 1000 en la versión deportiva, son las más fiables. Quindi per Luis la mejor moto è l'Africa Twin come Maxi Enduro oppure sportiva una CBR triple R. la CBR, ragazzi. Però dobbiamo aggiornare un discorso, anche qua la moto più venduta, per quanto qua se ne vendono poche perché ovviamente le moto più vendute sono di bassa cilindrata, però per chi se lo può permettere anche in Sud America la più venduta è la BMW 1200-1250 GS. Perché? Y porque es una moto que tiene todo lo que un usuario quiere, confiabilidad, comodidad, es liviana, tiene potencia,
y por sobre todo el confort que brinda la moto, ¿no? Quindi come moto compromesso, qua in Sud America è un po' come in Italia, come in Europa, la BMW vince su Sì. tutte. Anche per Luis. Salutiamo anche Beppe perché Beppe ha una BMW. 1150. Claro, Pepe. Ciao Bien, Pepe. Cualquier duda o problema Qualsiasi dubbio. fuera de la moto o de lo que ok. necesiten algo, me llaman por teléfono. Puede ser por hospedaje, lo que fuera, Sì. cuenten conmigo. Grazie. Se passate da queste parti, passate a trovare anche per un saluto perché sono veramente gentilissimi. Appena ripartiti da Luis, solito traffico infernale che odio. Il termos del mate dentro al casco. Salta, chiamata la Linda, cioè la bella, non si smentisce mai. In effetti è una tra le città più belle che abbiamo visto. Ha dei monumenti in stile coloniale tra i meglio conservati di tutta l'Argentina ed è veramente veramente bellissima. Comunque devo ammettere che 2 giorni senza Tenerona già ne sentivo la mancanza. È piacevolissimo guidarla, ma non perché la Tenerona, perché è piacevole guidare una moto in generale. Poi c'è anche l'aspetto prendersi cura. Non l'ho fatto direttamente, però siamo stati un po' a chiacchierare insieme, ho visto come lavora, ha seguito anche tra virgolette le mie direttive, ora senza saccenza, però il problema del cavo lo conoscevo, quindi siamo andati diretti a trovare lo spinotto. Anche per lui è stato un lavoro tra virgolette semplificato, ma ripeto, gli ho fatto fare anche il filtro dell'aria perché per empatia ho capito che è preciso, lavora bene, sta attento quando toglie le carene, ogni cosa che toccava la lubrificava con lo spray al silicone, cioè ragazzi ha avuto quell'attenzione un po' da vecchi tempi e questa cosa mi è piaciuta molto. Qua alla derecha e siamo quasi arrivati. Luis ha fatto un lavorone perché non ve l'avevo detto, ma con la caduta i sassi hanno battuto in questa zona e avevano spezzato il supporto. Luis ha fatto un buon lavoro perché ha saldato l'alluminio in questa zona qua. Ha messo la vite in acciaio perché l'altra non gli piaceva e anche qua ha messo una vite in acciaio. La manopola del gas ora è perfetta, non slitta. Filtro dell'aria l'avete visto, pulitissimo come nuovo. Quel lavoro artigianale che avevo fatto sui supporti, oltre a mettere la colla bicomponente, ho messo anche il nastro americano, tiene bene nonostante il ripio, le strade sconnesse qua in Sud America. Ma anche qua, come già detto, porterò il pezzo, il supporto, il cupolino in Italia. Già ho parlato con Luis, l'anno prossimo cambieremo il cupolino che porterò sempre all'Italia, smonteremo tutta la zona perché qua bisogna smontare tutto, fanale compreso, per cambiare il supporto, e faremo anche questo. Se guardate bene il fanale, ma tutto il comparto qua davanti si è leggermente ruotato sulla mia destra. In questa zona ci sono circa 6-7 mm, forse 1 centimetro di spessore che il mio dito non entra, mentre dall'altra parte lo spazio è maggiore proprio perché tutto il fanale è ruotato sulla destra. Cambiando il supporto bisogna leggermente piegare quella piastra che si trova all'interno dove indico con il dito e tutto il fanale tornerà in posizione. Il fatto che non si trovi in posizione lo potete vedere anche da questo foro che non è allineato con la filettatura, ma pian pianino ce lo riporteremo. Quindi ora, se andiamo a ricapitolare, sommiamo il tagliando che ho fatto io all'altro tagliando che ha fatto Luis, sono rimaste candele, pulitura delle bobine e tagliando completo per la Tenerona è fatto. Non ci resta che ripartire e macinare ulteriori chilometri, anche perché di strada ne abbiamo tanta. Da qua ritorneremo in Uruguay a Montevideo, ma questo lo vedrete nei prossimi video. Ciao ragazzi, Tenerona number one.